Ciao a tutti e ben ritrovati! Tempo fa avevo condiviso con voi il contenuto della mia scatola dei ricordi e siccome quel video sembra esservi piaciuto particolarmente ho deciso di continuare la serie portandovi ancora una volta indietro nel tempo leggendo alcuni estratti dai miei vecchi diari. Per prepararmi per il video sono andata un po' a rileggerli e ho messo dei segni nelle pagine che trovo più divertenti. Ne è venuta fuori un'immagine di me che avevo rimosso e oserei dire anche grazie al cielo, perché era un adolescente un po' scema, ovviamente molto in fissa con i ragazzi, insicura e le mie capacità di scrittura erano abbastanza deprimenti. Ma io direi di andare direttamente a leggere gli estratti dai miei diari, tanto per farci subito due risate. Come vi dicevo, questo è il mio diario più vecchio. Se sentite casino è perché, come ogni volta che filmo un video, eccole qua, passa una motocicletta per rompermi le palle. Questo, come dicevo, è il mio diario più vecchio, risale ai miei 13 anni. È molto tenero e anche abbastanza imbarazzante. Leggiamo per esempio un estratto da questa pagina. Qui siamo al 14 agosto, quindi vicino a Ferragosto. Cara Kelly, questa mattina quando mi sono alzata ho sentito un gran fragore nella piazza perché questa sera si svolgerà la festa proprio di questa piazza, ma pensa te. È successo anche un fatto che mi ha sconvolto nettamente, e cioè mi ha chiesto Tizio Caio di uscire con lui. Ti spiego nei minimi particolari. Ero lì seduta perché non avevo voglia di ballare e Tizio Caio già da un po' si era accostato vicino a me e a un certo punto mi prende per mano e mi dice vieni con me. Che uomo sicuro di sé. E io non sapevo bene cosa fare, ma comunque l'ho seguito e ci siamo allontanati un po'. Poi lui mi ha detto vuoi uscire con me? Io, mega scioccata, come prima risposta ho detto no. Ma poi gli ho detto che gli avrei risposto domani. Dopo sono andata a letto. Il giorno dopo. PS, ho fatto dire dalla mia amica a Tizio Caio che la mia risposta era no. Pavida e pessima fino in fondo. Passiamo adesso al secondo diario. Notate la sciccheria. Diario di Moschino in felpa. Niente male. 29 ottobre. Sto incominciando a pensare che sia meglio che ti racconti qualcosa di me. Io mi chiamo Giuliana, ho 14 anni e frequento la prima liceo linguistico. Ho molti amici, ma i migliori, e quindi ne sentirai parlare spesso, sono Monica, Alessia, Cinzia e Federica. Più di così non so cosa dirti. Una vita intensa e piena di aneddoti da condividere. Vado a scuola e ho qualche amico. 22 dicembre. Uno dei ragazzi più fighi della scuola mi voleva baciare dopo avermi detto che, come già mi aveva riferito una mia compagna, ero la più carina della classe perché gli piacevano i miei occhi. E io già a quel punto incominciavo ad andare fuori di testa. Poi quando si è avvicinato per darmi un kiss, scusatela, per darmi un kiss, presa dal panico mi sono sfuggite dalla bocca delle parole piuttosto inopportune. No, pietà! Cioè, allora, vediamo di riassumere. Il ragazzo più carino della scuola dice che gli piaccio perché sono la più bella della classe e ho dei begli occhi, vuole baciarmi, anzi vuole darmi un kiss e io rispondo, presa dal panico, no, pietà. Congratulazioni. Ma perché non sono stata zitta? Così lui si è offeso e se n'è andato. Ah, malheur, vi giuro c'è scritto malheur. Non so se ho fatto bene a condividere questo diario perché veramente ne esce un'immagine di me imbarazzantissima. 9 ottobre dell'anno dopo. È stata una giornata abbastanza divertente perché Tizio e Caio, molto più grandi, diciottenni, si sono seduti al nostro tavolo e abbiamo parlato. Ho avuto l'impressione che a loro piacesse soprattutto Alessia, la mia bellissima amica bionda. Comunque non importa tanto, ho sempre pensato di non avere possibilità. In effetti ero un'adolescente molto insicura e rimanevo sempre sbaccalita quando qualche ragazzo dimostrava interesse verso di me.
Ad essere onesti, ero quasi sempre la terza scelta, perché le mie due migliori amiche, Alessia e Federica, sono sempre state molto più alte, molto più belle e molto più appariscenti di me. Detto questo, passiamo al terzo diario, l'ultimo che vado a condividere con voi, ed è quello più denso di avvenimenti che riguardano la mia vita amorosa del tempo. In questo diario sono un po' più vecchia, ho credo 15-16 anni, ma andiamo a leggerlo perché già la prima pagina è davvero esilarante. Ciao, ti racconto brevemente la mia situazione momentanea, in modo che quando rileggerò questo diario mi ricorderò tutto. Quindi l'ho fatto per la me di adesso, perfetto, tutto torna. Come si potrà capire, ho 4 o meglio 3 amiche più care, non so da cosa si debba capire, comunque, con le quali sto sempre e tutto il tempo, sempre e tutto il tempo. Ciò che facciamo lo facciamo insieme di solito. Quindi sto con loro sempre tutto il tempo, ciò che facciamo di solito lo facciamo insieme. A volte sto con loro ma facciamo le cose separatamente, non lo so, è un po' confuso. Poi ho anche molti altri amici, ma anche non solo dove abito, ma anche dove vado a scuola, al liceo linguistico. Ho anche un sogno nel cassetto e qua, quando l'ho riletto qualche giorno fa, ho detto bene, un sogno nel cassetto, adesso condividerò qualcosa di profondo che riguarda il mio futuro. Tenetevi forte. E cioè riuscire ad entrare nella company di quelli di 18-19 anni che sono quasi tutti carini. Cioè il mio sogno nel cassetto a 15 anni era riuscire a entrare nella company di quelli di 18-19 anni perché erano quasi tutti carini. Questo vi dà l'idea del leitmotiv di tutto questo diario. In questo diario io scriverò per tutto un anno le mie avventure scolastiche e non, quindi se fra qualche anno lo rileggerò spero di divertirmi, e qua non ti sbagli perché mi sono fatta delle grassissime risate, e ricordarmi tutto ciò che ho fatto quest'anno. Una splendida introduzione, potrei fermarmi qui ma ho deciso di leggervi ancora qualche estratto perché trovo divertentissimo come passo dall'infatuazione per un ragazzo all'altro, quindi entusiasmo, profonda tristezza, oh non mi riprenderò mai, poi entusiasmo per un altro ragazzo nel giro di 1 o 2 giorni. Per cui iniziamo a fare questo excursus nelle mie avventure amorose dei 15 anni. Partiamo con 2 gennaio. Oggi mi sono divertita un casino, soprattutto alla sera. Infatti io, Alessia e anche Monica e Fede siamo andate ad una festa. C'erano tutti quelli che mi interessano, compreso Tizio, che però non mi ha cagato di striscio. Molto bene. Il giorno dopo mi sta sorgendo il dubbio, ma perché non mi caga nessuno? Mi piacerebbe tanto avere qualcuno a cui fare regalo a San Valentino. Beh, non pensiamoci, ora ti saluto. Ma perché non mi caga nessuno, mi chiedo. 30 marzo, le cose iniziano a scaldarsi un po'. Oggi ho conosciuto il ragazzo che piace tanto ad Ale, ma soprattutto ho conosciuto Tizio, un suo amico troppo bello, a cui tra l'altro forse piaccio. Sul più bello, quando avevamo iniziato a conoscerci, il fratello della mia amica Alessia ci ha chiamato per andare a casa. Boia, giuro, c'è scritto boia. 3 aprile, giornata troppo bella. A scuola niente, Monica non c'era, ma nel pomeriggio, o meglio alle 8 di sera, mi ha telefonato Tizio. Ha detto che lui e il suo amico vengono a trovare me e Ale domenica sera. Ho solo paura, occhio perché questo è esilarante, ho solo paura di non averlo visto bene e che poi all'ultimo non mi piaccia. Ma no, sono sicura che è simpatico e carino, non vedo l'ora che sia domenica. Non fa morire da ridere, io lo trovo veramente, mi fa morire. Nel frattempo mi ero messa con quel famoso tizio che non ero sicura se mi piaceva oppure no, ma sì, sicuramente sarà simpatico e carino. A distanza di qualche mese, ovviamente, essendo un adolescente, mi ero già largamente stufata del povero ragazzo di 18 anni. 5 luglio, sono di nuovo in crisi per quanto riguarda Tizio.
Ciò che mi preoccupa è il fatto che non sento molto la sua mancanza, perché lui abitava in un paese vicino e stava facendo la maturità e quindi non potevamo vederci spesso. Tra l'altro, tra poco lui mi telefona, ma preferisco non dirgli niente. Domani all'esame, appunto, e non vorrei provocargli dei traumi. Che casino, pensa ai traumi che potevo provocare a quel povero ragazzo. Per quanto ti ho detto ieri di Caio, un altro diciottenne del mio paese che mi piaceva tantissimo e che poi è diventato il mio fidanzato e lo è stato per più di 10 anni, ci ho pensato su un bel po' e sono giunta alla conclusione che mi piacerebbe uscire con lui, ma forse mi sentirei a disagio. Tornando a Tizio, ho pensato di scrivergli una lettera dal mare oppure dall'Inghilterra, dove stavo per andare in vacanza studio, per dargli un preannuncio, perché non so se riesco a dirglielo di persona, sempre pavida. Grazie a Dio col tempo sono cambiata e ho iniziato a prendermi le mie responsabilità quando decidevo di lasciare qualcuno, anche se ad essere onesti sono più le volte in cui sono stata lasciata rispetto a quelle in cui ho lasciato io. Lasciavo molto di più da ragazzina che non in età adulta. 14 luglio. Sono in preda ad una seria crisi, nel senso che in questo momento non capisco se mi piace Tizio, se mi piace Caio, se non mi piace nessuno o se sono solo scema. Io opterei per l'ultima delle opzioni. 19 luglio. Sto piangendo come una stupida. Dovrei essere contenta di andare in Inghilterra, ma in questo momento è l'ultima cosa che vorrei fare. Nei giorni precedenti c'era stato uno sviluppo e avevo deciso che non ero scema e che mi piaceva Caio, ovvero quello che poi, come vi ho detto, sarebbe diventato il mio ragazzo per più di 10 anni. Perché devo partire? Lo so, non è successo niente tra noi, ma al solo pensiero di non vederlo per più di un mese e mezzo non riesco a trattenere le lacrime e c'è il segno di una lacrima caduta sulla pagina circondato con scritto lacrima. Ovviamente sono comunque partita per la vacanza studio in Inghilterra e solo pochissimi giorni dopo. Oggi non sono per niente depressa, anzi tutt'altro. Ho passato tutta la sera con Adam, Mark e Neil, 3 ragazzi inglesi troppo carini di 16 anni. Non abbiamo capito tanto di quello che dicevano, ma più o meno qualcosetta sì. Quindi a solo una settimana di distanza mi ero già invaghita di un altro ragazzo. 3 giorni dopo. Sono fra le stelle. Ho passato tutta la serata con Mark e anche gli altri ragazzi italiani, però gli ho parlato un bel po', sono troppo contenta, gli sono stata vicina tutta la sera, non riesco ancora a crederci, mi piace troppo. Foto di Mark, ve l'ho già fatta vedere anche nella mia scatola dei ricordi perché ero veramente impazzita per quel ragazzino inglese. Anche qua I love Mark. Non ci posso ancora credere. Ho baciato Mark, oddio mi sento in paradiso. Tutto è iniziato a pranzo quando Barbara, una ragazza mia amica del college, mi ha detto di aver chiesto a Mark cosa pensava di me e lui le ha risposto che gli piacevo. Morale, non ho mangiato pranzo per la gioia. Nel pomeriggio siamo andati a Cheltenham e ho comprato una maglietta, chi se ne frega, però fondamentale. La cosa più bella è stata la sera, eravamo nel prato del campo da calcio e ci stava Alessandro che rompeva le balle. Ci ha messo 3/4 d'ora a capire che cosa doveva fare. Poi finalmente ce l'ha fatta, così Mark mi è venuto vicino e mi ha baciato e in quel momento non so dov'ero. Sono stata con lui quasi fino all'alba. Com'è dolce questo ragazzo, gli voglio bene e non penso più per niente a Tizio, quello di prima della partenza. Sono solo preoccupata, spero che Mark non mi prenda in giro. Secondo te un ragazzino inglese di 16 anni che ti vede per 4 giorni, una settimana e poi non ti vedrà mai più, pensa di costruire una famiglia con te? Carissima Julie, 15enne. E qua c'è anche una favolosa immagine della mia figaggine durante il viaggio in Inghilterra. Complimenti per il look e per l'espressione, intelligente. 9 agosto. Non ho potuto salutare Mark questa sera perché me lo hanno impedito. Se ne sono dovuti andare presto subito dopo la cena, se no perdevano il posto, perché questi ragazzi lavoravano come lavoretto estivo nel college. Comunque in mattinata e nel pomeriggio
sono riuscita a vederlo. L'ultima cosa che ha fatto è stato regalarmi la sua maglietta per ricordo. Che carino! Puoi immaginare come ho trascorso il resto della serata? A piangere. Non voglio andarmene e non vederlo mai più. Ah, la vita! Ovviamente poi ce ne siamo andate, perché è chiaro, non si poteva restare a vivere nel college in Inghilterra, e sono poi tornata il 2 settembre al mio paesello. Finalmente siamo tornati a casa, anche se devo dire che un po' mi è dispiaciuto essere dovuta partire, perché dopo l'Inghilterra ero stata 2 settimane al mare. Subito nel pomeriggio ho rivisto Caio, il ragazzo che mi piaceva prima dell'Inghilterra, e ho capito che mi piace ancora. Molto bene. Mi era già passato lo struggimento per il tenero Mark. 4 settembre. Non ho ancora le idee molto chiare su ciò che riguarda Caio. So di certo che lui non mi è indifferente, anzi, quasi sicuramente mi piace. Bene, qualcosa. In ogni caso, io lascio che le cose vadano come devono andare, senza forzare per adesso. E infatti le cose sono andate come dovevano andare, 2 giorni dopo, 6 settembre. No, sono troppo contenta. Adesso sto con Caio, è stato troppo bello. Allora c'è stata una partita amichevole tra la squadra del mio paese e quella di un paese vicino, e c'era anche lui. Poi, usciti, dato che anche lui era a piedi, è venuto verso il paese con me e Alessia. Alessia ha subito trovato il modo di lasciarci soli, così abbiamo camminato fino alle altalene. Abbiamo parlato un sacco da soli, poi lui mi fa: usciamo insieme? Così, di punto in bianco. Ho cominciato a ridere, ma a ridere, poi però gli ho risposto di sì e ci siamo baciati. E da lì in poi, per i successivi 10 anni, siamo rimasti insieme. Se stai guardando questo video, tu sai chi sei. Ho deciso di omettere i nomi per non mettere in imbarazzo nessuno, ma lo trovo divertentissimo e spero che troverai divertente anche tu questa storia. Ok, questo è tutto per oggi. Io spero che vi siate divertiti a vivere con me le storie della mia tormentata adolescenza. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere il video, di metterlo tra i preferiti e tutte le cose che già sapete. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Bene, per oggi è tutto, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare una nail art effetto acquerello colorata, divertente e molto originale, proprio come quella che vedete. Potete scegliere i colori che preferite e la tecnica è abbastanza semplice da realizzare, perciò se voi siete pronti io direi di cominciare ed ecco quello che vi servirà per questa nail art.